Io quando Antonio Conte era l'allenatore dell'Inter addirittura ci persi le staffe, forse in tanti ancora lo ricorderanno, per alcune sue dichiarazioni che reputavo e reputo tuttora inaccettabile perché dal punto di vista comunicativo, parlo per me, non lo trovo adatto perlomeno ai massimi palcoscenici. Non può essere un caso che Antonio Conte nell'ambito nazionale è di un livello clamoroso perché bisogna dare pane al pane e vino al vino. Ma in Europa ogni volta sono dolori. Non può essere un caso. Cioè, l'ho detto Conte stesso ieri, no? Un risultato del genere, 6-2, non può essere figlio del caso. E non può essere figlio del caso che lui nel vincere gli scudetti è un clamoroso, top class, e poi in Europa spesso fa fatica anche a superare i gironi di Champions. Cioè, non parlo così tanto, parlo con dati alla mano. Il discorso di ieri sul mercato, sul inserire nuovi giocatori non è facile. Abbiamo fatto una campagna acquisti massiccia, ma dovevamo farla, ma non è facile, quindi questo porterà dei problemi. Questa è una roba che non si può sentire. Questa no, non si può sentire. 9 giocatori, è difficile comprarli. Farsi comprare 9 giocatori. Questo non è facile. E in questo lui è magnifico. Questo non è facile. Eppure c'è chi glieli ha comprati. 9 giocatori. Lui si è fatto comprare addirittura il secondo portiere, o meglio, il portiere da alternare al primo. E oggi ci viene a dire che non è facile. Cioè, questo a me sembra quasi un'autoaccusa se uno poco ci ragiona. Come? È difficile buttare dentro tanti giocatori e poi addirittura con Caprile in rosa ti fai a comprare un altro portiere. Cioè, io non lo so il livello del paradosso, francamente. E quindi quando lui dice non bisogna prendere in giro i napoletani, ecco, il primo a non doverlo fare è lui. Il primo a non doverlo fare è assolutamente lui. Ne parliamo, signori miei, come se lo facciamo. Prima, come al solito, vi invito a iscrivervi. No, la prima cosa da fare è sempre il like perché se non andiamo a soddisfare quel mentecatto dell'algoritmo poi sono dolori. Se volete iscrivete per seguire i prossimi contenuti. Stasera abbiamo altre due squadre italiane in campo, ovviamente le seguiremo e quindi mi troverete qui nel post gara e trovate tutto in descrizione. Vi ringrazio per il vostro supporto mai manchevole. Ecco, questo va assolutamente detto. Sì, in realtà non ci sarebbe molto altro da aggiungere se non le parole di Boban che ho trovato esaustive lì a Sky, quando appunto Gulam, no? Chiaramente ex Napoli in quanto tale, dava delle sue motivazioni. Boban dice chiaramente, scusate, questo non può mai essere un problema inserire 9 giocatori perché innanzitutto non giocano tutte e 9 e non devono giocare tutte e 9, non è che le devi buttare dentro tutti in blocco, ma soprattutto nel momento in cui tu costruisci uno zoccolo duro, hai uno zoccolo duro e lui in qualche squadra di livello c'è stato, no? Qualche spogliatoio ambizioso e vincente lo ha vissuto e quindi credo ne sappia più di me. E se tu hai lo zoccolo duro, qual è il problema? Dov'è il problema? Forse è proprio che un po' le cose gli sono sfuggite di mano, perché in questo momento non è che sono i nuovi giocatori il problema del Napoli, il problema è che proprio tanti ancora proprio della vecchia guardia non reagiscono. Io penso a De Lorenzo ma fa fatica, De Lorenzo fa tanta fatica. Lo stesso McTominay che ieri ha fatto una grande partita, almeno in termini realizzativi, è uno di quelli che ancora fa fatica anche lui a carburare lui stesso. Ci sono giocatori che devono alzare i giri del motore, come ha detto Conte stesso, e su questo sono d'accordo. Devono tutti alzare i giri del motore, senza ombra di dubbio. Però, davvero, riuscire a dire che l'anno scorso la rosa del Napoli era incompleta, era striminzita, non era abbastanza e quindi l'unico motivo
perché non prendiamoci in giro, questo lo dice la storia di Antonio Conte, l'unico motivo per cui lui rimane in una squadra è che gli concedano quello che lui chiede. È stato così alla Juventus, è stato così all'Inter, è stato così a Napoli, perché l'anno scorso, io già me li ricordo, a metà stagione o verso il finale, no? E vediamo perché qua a Napoli alcune cose non si possono fare, questo e quell'altro. E poi perché rimane a Napoli? Perché a differenza di tutte le altre società di calcio italiane, l'unica che lo avrebbe accontentato era appunto il Napoli, perché lo ribadisco ancora una volta, 9 giocatori, è difficile a comprarli. Poi parliamo dell'inserirli, ma comprarli non è semplice, almeno nel contesto italiano, per nulla, per nulla. E quindi addirittura imputare ciò come alibi oggi mi sembra veramente esagerato. Poi attenzione, ribadisco, noi parliamo del momento Napoli, non solo della partita di ieri, perché poi ieri va detto e lo ribadiamo, ieri mancavano anche giocatori importanti, perché Lobotka, senza ombra di dubbio, è un'assenza pesante, anche se Gilmour, specialmente il primo tempo, l'ha fatto bene. Gilmour è un giocatore che comunque c'era anche l'anno scorso, che sempre lui ha voluto. Lui dice la difesa titolare, se non sbaglio lo dice in conferenza l'anno scorso, non la difesa, l'11 titolare l'anno scorso ha quasi sempre giocato e ci sono stati pochi infortuni. Perché dietro non l'ha quasi mai avuta la difesa titolare, neanche l'anno scorso l'ha mai avuta la difesa titolare. Io non so quante partite abbia saltato Buongiorno, io non so quante partite abbia giocato la vera linea difensiva titolare con Rachmani, Buongiorno centrali, non me lo ricordo, non lo so, ma di certo non tutte le partite, eppure i risultati arrivavano, c'era una solidità diversa. Poi lasciamo stare il gioco, l'espressione calcistica e tutto il resto, ma dietro il Napoli era veramente tosto e quest'anno qualcosa non funziona. Qualcosa non funziona, di certo proprio nell'atteggiamento, una squadra che forse è anche figlia del fatto appunto che ha la pancia piena, perché l'anno scorso si è portata a casa un altro scudetto. Ricordiamo che il Napoli è la squadra, una delle poche che negli ultimi 5-6 anni se ne ha portati a casa 2, quindi è una roba non da poco, e va detto, e questo grazie non solo al lavoro di Conte, perché lui parla sempre di aver preso un Napoli dalla 10ª posizione, non ricordo, ma ricordiamo che il Napoli aveva già vinto prima di lui, e quindi questo è il discorso, signori miei. Conte deve lavorare più di tutti. Conte deve lavorare più di tutti, perché Conte è stato accontentato. Cioè, ed è il fatto che lui sia a Napoli, sia rimasto, è proprio perché è stato accontentato dal punto di vista del mercato. Quindi non ci sono scusanti in questo senso. No, attenzione, non è che gli si sta chiedendo di vincere la Champions League e il campionato. C'è questo, perché poi c'è un passaggio finale dove lui dice attenzione perché io leggevo delle cose, vi stanno vendendo fumo. Quale fumo? Il Napoli è campione d'Italia e ha tutte le carte in tavola per riprovarci a vincere lo scudetto, assolutamente, e di certo deve fare una Champions League dignitosa. Deve fare una Champions League dignitosa, non significa vincerla, ma almeno superare, mi auguro, i playoff. Di questo si tratta, non è che si parla di chissà di cosa, di fare chissà quali voli pindarici, si può fare molto meglio di questo. Il primo chiamato a farlo è lui in questo momento, non è che adesso iniziamo a parlare di mercato, cioè il mercato forse è l'ultima cosa da menzionare, in questo momento il mercato è l'ultima cosa di cui parlare, di cui discutere francamente, quindi io l'ho trovato un autogol. L'ho trovato un autogol, perché se tu mi dici che oggi è difficile inserire 9 giocatori, perché allora davvero ti sei fatto prendere anche il portiere da alternare, proprio come chiara disposizione, portiere da alternare al titolare, a Meret, che poi tra l'altro è uno di quelli che ha vinto già 2 scudetti, quindi non è neanche l'ultimo arrivato, per cui dire una roba del genere per me è una roba folle. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le carte, se volete come al solito vi invito a iscrivervi al canale, noi ci becchiamo, credo direttamente stasera, ma dovesse uscire qualcosa di interessante, siamo sempre qui, quindi din 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 din, tirate la campanella, un grande abbraccio da Neschio.